Allora ragazzi, eccoci qua, ho appena finito di visitare My Plant Garden, la fiera internazionale dedicata al mondo del giardinaggio. Si è svolta a Milano, un evento veramente bellissimo, ma lasciate che vi racconti tutto e soprattutto dall'inizio. Andiamo! Il mio viaggio è cominciato praticamente all'alba e come vedete per le strade non c'era ancora anima viva. Dopo aver preso il treno e riposato praticamente per tutto il viaggio siamo arrivati finalmente a Milano, più precisamente a Rho. Questa edizione della fiera è stata la più grande di sempre, con oltre 45.000 metri quadrati di spazio espositivo e oltre 700 espositori provenienti da tutte le parti del mondo e i numeri dell'evento sono impressionanti, oltre 80.000 visitatori, 20.000 piante esposte e 10 aree tematiche che hanno coperto ogni aspetto del giardinaggio, dalla progettazione alla cura delle piante, dalla sostenibilità alla tecnologia. La manifestazione ha visto la partecipazione di migliaia di appassionati del giardinaggio, professionisti e curiosi, e si è trattato di una grande occasione per incontrare esperti e per scoprire le ultime tendenze di settore. In questo caso presentiamo Line IQ, è un brevetto a livello mondiale, quindi un'anteprima a livello mondiale, e un decespugliatore con 40 cm di diametro di taglio che permette non solo di ricaricare il filo automaticamente con il sistema Power Load, esatto, infilando il filo nell'occhiello, premendo il pulsante lo ricarica automaticamente. Ma in questo caso, quando il filo non è sufficiente per tagliare, la testina lo rilascia automaticamente al diametro corretto e poi lo va a tagliare con la lama di taglio qui. Quindi lo riporta sempre alla dimensione corretta, ai 40 cm di diametro. Cosa molto importante, anche oltre ad essere super leggero e maneggevole, il corpo macchina non solo può essere utilizzato su molti utensili, tagliasiepi, rulli, coltivatori, ma viene alimentato a batteria. La stessa batteria infine può essere sfruttata per far funzionare tutti gli attrezzi della gamma, semplicemente fantastico. In fiera si sono tenuti inoltre più di 300 eventi tra workshop, corsi, conferenze, spettacolo, e gli esperti hanno messo a disposizione del pubblico tutta la loro competenza ed esperienza per creare delle splendide decorazioni. Vi faccio vedere. Allora, in questa parte della fiera vengono invece realizzate le decorazioni floreali e alcune aziende si sfidano in un certo senso mostrando le decorazioni che riescono a realizzare. Le composizioni realizzate venivano poi mostrate come delle vere e proprie sfilate, veramente molto belle. Non scordiamoci che le decorazioni vengono utilizzate per abbellire eventi, matrimoni, negozi e non solo case. Ampio spazio è stato poi dato alla cura biologica delle coltivazioni e non potevo non fermarmi in questo stand. Noi come Koppert Italia nello specifico, siamo un'azienda che si occupa di produzione e distribuzione di organismi utili, quindi insetti, acari, bombi per l'impollinazione e anche batteri e funghi. E tutto quello che riguarda quindi il biocontrollo, cioè la difesa delle colture in modo sostenibile senza usare prodotti chimici ma solo organismi viventi. Questi organismi, questi insetti, questi acari sono vantaggiosi un po' in tutte le condizioni purché vi sia appunto un ambiente adatto. Questo cosa intendo dire? Noi lavoriamo molto su colture protette, questo è vero, ma oramai da più di 20 anni si lavora moltissimo anche a pieno campo, quindi a pezzamenti senza coperture, anche molto grossi. Quindi questo non è un problema. Va considerato comunque che anche tutti gli organismi utili sono organismi intelligenti, quindi se loro hanno un habitat adatto, delle prede, del cibo su cui sostentarsi, loro stanno lì. Senti, una mia esigenza personale, quindi ti faccio la domanda. Vai. Spesso e volentieri mi ritrovo ad avere, nel periodo anche quello un po' più caldo, più umido, un sacco di ragnetto rosso in prossimità o del pomodoro o della melanzana e spesso non me ne accorgo presto. Volevo capire un attimino, per esempio in questo caso, qual è l'antagonista migliore e
quando va fatto questo trattamento? Allora, ci sono due approcci diversi, uno più preventivo, uno più curativo. Solitamente quello più efficace è sempre quello preventivo e si ragiona anche con due organismi diversi. Sono entrambi acari predatori, uno è lo spical. Ce l'hai da farmi ce vedere l'ho qua, così? sono questi sacchettini, Ok. qua in realtà, spical, che è il nome scientifico è Neoseolus californicus, è un acaro predatore. In questa bustina c'è una piccola popolazione di predatori e prede e un forellino, questo qua, da cui l'acaro fuoriesce per 4-6 settimane una volta che appendi la bustina. Quindi se tu lo appendi quando non è ancora ragnetto, questo predatore fuoriesce, si insedia sulla coltura e te la mantiene colonizza. protetta. Ok. Esatto. Poi essendo un acaro generalista, lui preda ragnetto rosso, ma anche altri acari, mangia anche un po' di polline, riesce a sostentarsi anche se non è una forte infestazione. Se invece è una forte infestazione, quello che puoi usare è lo Spidex Vital. Questo in questo caso è Phytodeulus persimilis, questo qua rosso, che è un acaro predatore specifico, mangia solo il ragnetto rosso e ne mangia tanto. Sì. Quindi questo riesce a ripulirti anche una pianta in cui hai già un focolaio. Quando parlo di focolaio intendo sempre ragionevole, nel senso se una pianta coperta di ragnatele è tardi. Prima o la tratti o la taglio. No, io di solito per non sacrificare poi tutto il raccolto vado ad eliminare completamente, magari metto qualcosa in più. Lì secondo me il punto è sempre, se uno riesce a lavorare in prevenzione è l'ideale, altrimenti se vedo che mi è scappato un piccolo focolaio posso ragionare con questi predatori e lo risolvo così. Considera che ne può bastare uno ogni 3-4 metri, ho 100 metri, faccio 2-3 passi, ne posiziono uno, faccio 2-3 passi, ne posiziono uno e così mi sono appesi coperto. sulla pianta, quindi già devono avere un palco già sviluppato. Idealmente sì, non aspetterei di avere una pianta troppo grossa, ma una volta che è in grado di sostenere, se avere qualche branca sviluppata posso tranquillamente partire. Mentre invece per questi prodotti qui considera che una boccettina così contiene 2000 acari. 2000 acari vuol dire che bastano per 200-300 metri quadri, quindi io posso andare lì, posizionarlo sull'aprite, è come fosse una saliera, vado lì, lo posiziono come stessi salando le piante, per dire. Quindi va messo sopra le piante sì. E non casca? Se anche ne cade un po', comunque sono acari, ma sono comunque molto mobili, quindi qualche metro riescono a risalire senza problemi. E loro istintivamente vanno verso l'alto e verso i focolai. Considerate, tutti questi organismi sono organismi viventi presenti in natura, quindi tollerano piogge, quello che non tollerano sono quello che facciamo noi, quindi determinati trattamenti chimici, però questo è un problema più con le aziende, di solito appunto chi fa biologico no. Per esempio, attenzione che il piretro è naturale, molto bello, è poco persistente, però ammazza tutto. Tra le tante novità presenti in fiera spiccano le piante da frutto e le piante aromatiche, sempre più apprezzate da chi vuole coltivare il proprio orto in casa. E parlando di piante, in fiera anche molte aziende impegnate nella produzione di substrati professionali per chi le piantine le produce, ma anche substrati destinati alla coltivazione hobbista. Senti, siamo qui in fiera, quindi voi siete uno dei protagonisti in una fiera di agricoltura e di giardinaggio. Il substrato, che è un elemento fondamentale per una buona coltivazione, voi non potevate mancare. Come sta andando l'affluenza quest'anno? Vedi che c'è molto interesse e soprattutto chi è che visita questa fiera? Allora, di solito il primo giorno è quello più tranquillo, più fiacco. I clienti arrivano il giovedì e il venerdì. Vediamo che c'è già un afflusso interessante il primo giorno, cioè oggi mercoledì. Adesso sono curioso di vedere anche domani e dopodomani. È nata per i garden. Ah, ok. Però è anche vero che in Italia non ci sono tante fiere dedicate al settore dell'ortoflorovivaismo e quando si parla di garden si parla di fiore, quindi tutto quello che sono le annuali, le primaverili, ma anche quello che è l'ortaggio da hobby, quello che va nell'orto, quindi la ritorniamo anche un po', sono i due settori, floricolo e orticolo, su cui noi lavoriamo tanto, però noi lavoriamo a monte del garden. Certo. Per noi il garden è il cliente del substrato da hobby, mentre invece tutte le piante che arrivano nei garden sono prodotte dai clienti nostri tipici. Siamo sul mercato da 73 anni e io sono la terza generazione di agrochimica, ma sto già lavorando con la seconda, terza generazione dei nostri clienti, quindi c'è questo scambio di informazioni veramente da tanto tempo e noi ci adattiamo ai clienti e loro si adattano a noi. È un lavoro che fai sempre assieme per trovare poi la quadra del prodotto migliore in funzione delle loro specifiche esigenze.
non esiste il substrato ideale, tanto è vero che per certi versi per noi è più facile fare un substrato che vada bene per un cliente, piuttosto che fare uno substrato che vada bene per tutti i clienti, cioè un substrato da hobby che deve lavorare bene con la signora che ha il pollice verde e anche con la signora che di per sé è peggio del napalm per le piante, non è così facile, certo, come lavorare con un tecnico. Un tecnico sa gestire la pianta, la irrigazione, la concimazione e via dicendo. Nel settore dell'hobby dare un substrato che sia facile da gestire per tutti è quasi più difficile. È quasi più difficile. Sì, no, veramente è stato un piacere. Grazie Andrea. Allora ragazzi, per oggi direi che la puntata finisce qui, spero di cuore che vi sia piaciuta. Obiettivamente non avrei potuto mostrarvi proprio tutte, erano oltre 700 le attività, gli espositori qui in fiera, però spero di avervi portato almeno quelli un pochino più interessanti. Non mi dilungo ulteriormente, però consiglio a tutti di venire in questa splendida fiera, soprattutto se amate i fiori, il giardinaggio, e niente, noi ci vediamo come sempre nei prossimi fantastici video. Ciao!